Welcome, Professor. Please tell us, with a rapid advancement of artificial intelligence, what are the most important legal changes that regulators and lawmakers need to address to ensure ethical and fair use of AI? Allora, è una domanda molto difficile, perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle attività sia relative all'esercizio della funzione pubblica, quindi del potere pubblico, sia nell'ambito dell'attività economica, in realtà rappresenta una vera e propria rivoluzione, è un'era nuova e quindi richiederebbe un approccio regolatorio che nello stesso tempo deve essere, da un lato, di protezione anche per i profili etici delle persone e quindi dei diritti fondamentali delle persone e quindi anche della privacy, per intenderci. Dall'altro lato però dovrebbe essere tale da consentire lo sviluppo anche tecnologico di ciò che è ormai irrefrenabile. La tecnologia andrà avanti indipendentemente dalla volontà dei singoli stati o delle singole multinazionali. Quindi noi giuristi siamo consapevoli di un fatto: occorre regolare, ma non comprimere. Occorre fare in modo che la regolazione sia indirizzata verso le utilità per l'intera collettività. Però naturalmente alla decisione politica, perché la regolazione è una decisione politica, in qualche modo in questo periodo, soprattutto a livello di Unione Europea, sta andando verso una regolazione esclusivamente legata ai rischi dell'intelligenza artificiale. La domanda che noi ci poniamo è: siamo certi che questo non comporti un rallentamento della capacità, in particolare dell'Europa, di essere al passo con tutto il resto del mondo? Il problema vero è che l'intelligenza artificiale pone dei problemi sotto il profilo etico, giuridico, tecnologico, economico, perché dobbiamo renderci conto che si tratta di un'evoluzione tecnico-scientifica che richiede ingenti risorse. E oggi la possibilità di investire ingenti risorse non è degli singoli stati dell'Unione Europea, ma neanche degli stati del resto del mondo. Tant'è vero che la tecnologia è in mano a multinazionali private. Quindi se io dovessi dire qual è la priorità oggi, è quella di fare delle norme che consentano di dominare più che di regolare, cioè di fare in modo che la tecnologia in mano ai privati non sopprima le libertà degli individui. So this is about the nearest future, but nowadays, today, our current legal frameworks are up to date, or we need to change them right now? Allora, i legislatori nazionali non sanno ancora qual è l'approccio giusto, quindi oggi noi abbiamo esclusivamente in Europa una legge europea che regola l'introduzione dell'intelligenza artificiale e abbiamo una serie di norme dei singoli stati che si stanno preparando alla rivoluzione digitale sotto questo profilo. In Italia, ad esempio, noi abbiamo una disciplina di dettaglio che non è di rango legislativo, ma è di rango provvedimentale, quindi non esiste ancora una legge sull'intelligenza artificiale. Esiste una legge sulla cyber security, sulla cyberbullismo, esiste un'autorità della cosiddetta cyber security
esiste un dipartimento che è un ministero sostanzialmente italiano sulla trasformazione digitale, ma ancora non abbiamo una disciplina concreta sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma questo è un fatto scontato, perché nessuno di noi ancora sa che cos'è l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo denominato con la parola intelligenza artificiale ciò che è uno sviluppo di tipo informatico fondato su algoritmi che possono essere generativi oppure semplicemente previsionali. L'utilizzazione di questi algoritmi all'interno dei paesi è ancora sconosciuta. Non si può regolare con norme ciò che non si conosce. Questo è il problema. So what are your personal main concerns about the development of artificial intelligence? Come ogni rivoluzione tecnologica può essere utilizzata sia per finalità benefiche, sia purtroppo per finalità eticamente non accettabili. L'intelligenza artificiale sarà utilizzato anche come arma o saranno sviluppate armi attraverso questa tecnologia. Io credo faccio un ragionamento semplice. Abbiamo la possibilità di utilizzare questo sviluppo dell'informatica per garantire un futuro migliore alla collettività. Sicuramente necessitandosi molte risorse finanziarie è anche, come dire, un affare dal punto di vista economico e pertanto avremo anche uno sfruttamento economico che rischia di comprimere la libertà delle persone. In che senso? Potrebbe essere utilizzato per manipolare sotto il profilo delle elezioni, sotto il profilo dei gusti, quindi in qualche modo è un'evoluzione di quello che è il sistema pubblicitario, del marketing sostanzialmente. Potrebbe essere utilizzato anche per fare in modo di creare condizioni per accelerare conflitti. Però è inevitabile, cioè l'evoluzione dell'intelligenza artificiale non sarà fermata dai profili negativi e quindi è, secondo me, un compito del legislatore pubblico, degli stati, dei governanti, fare in modo che prevalga, l'utilizzazione positiva anziché quella negativa. È ciò che è accaduto con l'energia atomica. La fusione e la fissione atomica generano delle armi che per fortuna non sono utilizzate, ma nello stesso tempo ha creato la possibilità di avere a basso costo energia per sviluppare l'economia dei paesi. Quindi si tratta di comprendere quali sono i pericoli e tentare di, in qualche modo, difenderci dai pericoli. Ma sarà inevitabile un'evoluzione velocissima. Una delle questioni fondamentali che in qualche modo non ci trovano preparati è la velocità. Tutte le altre innovazioni tecnologiche hanno avuto un tempo medio abbastanza lungo per abituare le persone alla novità. L'intelligenza artificiale, lo sviluppo che ha, è talmente veloce che difficilmente la collettività riesce a percepire e a comprenderla. Il rischio vero è che attraverso questi sistemi si deleghi all'intelligenza artificiale ciò che l'uomo sa fare. E questo è un pericolo. Se io oggi le domandassi se lei conosce a memoria il numero di telefono di un suo amico, lei mi direbbe di no. You're right. Only family members. Ok. E dunque il problema qual è? Che così come abbiamo delegato al telefonino la memoria di questi numeri, il rischio è che delegheremo ad applicazione dell'intelligenza artificiale tante altre nostre skill.
e le perderemo. E questo è un rischio fortissimo, perché significa che poi non riusciremo più noi a governare la macchina. Scherzosamente io dico che quando ero giovane guidavo un'auto, non so come si può dire, con le candele. Quando si fermava ero in grado di aprire il motore e provare ad aggiustare il guasto. Oggi se un'auto si ferma, viene un carro attrezzi e si porta in una sorta di farmacia dove ci sono dei camici bianchi che attaccano un computer per capire cosa accade. Questo è il rischio, la delega totale della nostra intelligenza a quella artificiale. La vera opportunità è legare l'intelligenza umana a quella artificiale, non delegare all'intelligenza artificiale. And that's right. We are taking part in AI Congress, where we can discuss positive and negative aspects of artificial intelligence. Could you please tell us about cooperation between Copernicus School and Fora Italico? È una cooperazione fondamentale. Oggi nel convegno ho iniziato, diciamo, la mia relazione proprio chiarendo questo. È la seconda volta che vengo e torno in Italia arricchito, perché il confronto a livello internazionale su questi temi è fondamentale. A volte è un confronto occasionale, come capita per questi convegni. Oggi, per esempio, devo dire è stato molto interessante soprattutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle armi digitali. E devo dire che la sensibilità che avete qui in Polonia non c'è in Italia. Probabilmente per la storia dei due paesi, no? E forse per la vicinanza della Polonia a, diciamo, geograficamente più vicina ad eventi purtroppo di guerra. Però non possiamo aspettare solo eventi casuali o occasionali. Dobbiamo strutturarci e oggi abbiamo fatto questo. Oggi abbiamo siglato un accordo molto importante che comporta il confronto continuo, iniziative continue tra un'università di Roma pubblica e l'Università Copernicana, proprio per sviluppare questi temi e tanti altri temi, per carità, non solo questi naturalmente. Noi in Italia, la mia università ha molti accordi internazionali, sia in Europa, sia nell'America del Sud, sia nell'America del Nord, qualcosa in India, però devo dire che diciamo, più accordi ci sono meglio è, e personalmente sono contento che questo accordo ci sia con l'Università di Varsavia della Polonia, perché diciamo, queste esperienze che stiamo facendo mi fanno comprendere che c'è una sensibilità di fondo a questi argomenti molto simile, e questo mi fa molto piacere. Thank you, Professor. It was a pleasure. Grazie a voi. A presto.